Ciao a tutti, io mi chiamo Matteo e benvenuti in Banana Lab. Allora, partiamo dalla domanda base che tutti ci facciamo tutti i giorni quando vogliamo iniziare a sviluppare un nuovo videogioco. Non ce la farò mai a finirlo in tempo. Che sia un videogioco grande, che sia un prototipo, un'app. La domanda di base che ci facciamo sempre è: Ma quale engine posso utilizzare per sviluppare il mio videogioco? e qui ovviamente le scelte sono infinite. Esistono engine commerciali ed engine scritti liberi, custom sostanzialmente. Uno su tutti, per esempio, è l'engine che ha utilizzato Ron Gilbert per sviluppare Thimbleweed Park. Quindi lui è partito dalla base ed è poi riuscito a sviluppare il videogioco perché ha le competenze, ovviamente. Noi non siamo bravi come Ron, possiamo provare, ma nella maggior parte dei casi potremo fallire, perché scrivere un engine vi assicuro che è una cosa molto Impegnativa. e quindi in genere si opta per gli engine commerciali. Tre che spiccano sicuramente su tutti sono Unity, Unreal e il CryEngine. Mettendo da parte il CryEngine, che viene utilizzato ma in realtà molto poco, i due engine che generalmente sono le scelte degli sviluppatori indipendenti sono Unity da una parte e Unreal dall'altra. Partiamo da Unity perché Unity è quello che utilizzo sempre appunto per sviluppare i miei videogiochi. E la forza di Unity sta nell'avere una community molto grande, molto affiatata, nella semplicità d'utilizzo per la scrittura degli script, quelli che poi fanno funzionare i videogiochi. È sicuramente più leggero rispetto ad Unreal. Unity è il più scelto, il più utilizzato, perché di fatto è il più semplice da utilizzare. I contro sicuramente sono che è un software che ha delle grosse limitazioni, soprattutto sul fronte grafico. Ha nelle ultime versioni la possibilità di avere delle pipeline di rendering molto belle da vedere visivamente, ma comunque rimane un po' meno stabile rispetto ad altre soluzioni. Unreal è indubbiamente la scelta preferita dagli studi medio-grandi. Epic Games ci tiene particolarmente allo sviluppo di Unreal, quindi è importante come software, è molto utilizzato dai professionisti e ha sicuramente dalla sua un'importante implementazione grafica rispetto a quello che viene messo a schermo. Però Unreal è la scelta principale per chi vuole fare dei videogiochi belli visivamente e che abbiano comunque una consistenza visiva e di utilizzo importante. Poi è vero che nel corso del tempo sono state sviluppate soluzioni che aiutano sempre di più gli sviluppatori ad entrare nell'ecosistema di Unreal e capire se effettivamente è un software che fa per loro. Entrambi i software sono gratuiti, quindi sia Unity che Unreal possono essere scaricati e utilizzati da chiunque. Hanno dei limiti ovviamente di licenza, ma sono limiti che per chi vuole, per chi magari ha le prime armi e vuole provare a sviluppare il videogioco, non sono assolutamente invalidanti, questo per niente. Nel nostro caso io, come vi dicevo prima, utilizzo Unity da sempre e quindi andremo sostanzialmente a sviluppare i prototipi e andremo a svilupparli assieme utilizzando questo engine. Ora, la panoramica sui due tool principali è finita, pertanto vi invito ad iscrivervi al canale, mettere il like a questo video se vi è piaciuto e scrivermi nei commenti quali sono gli engine che utilizzate, quali sono quelli che vi piacciono, quelli che non vi piacciono e ci vediamo al prossimo video. Ciao!